Ciao, io sono Laura per Impronte d'autore e nel video di oggi vi mostrerò come realizzare una simpaticissima card utilizzando i timbri You Are Magical e Always Believe in Magic. Prima di passare al tutorial volevo farvi vedere due set di timbri che ho utilizzato oggi. Il primo che vedete a schermo si chiama You Are Magical e come vedete ha due maghetti e una streghetta e tutta una serie di accessori e di compagni per questi maghetti come il gattino e il gufo. Il set include anche delle bacchette e degli occhiali che potete utilizzare insieme ai timbri per i maghetti e per la streghetta e poi il secondo set di timbri che ho utilizzato oggi si chiama Always Believe in Magic. Anche in questo caso abbiamo due maghetti e un mago più anziano e tutta una serie di accessori che si possono utilizzare insieme alle immagini principali sulle nostre card. I due set si prestano benissimo ad essere combinati tra loro ed è quello che farò oggi nel tutorial e volevo anche farvi vedere che per ciascuno dei set di timbri ci sono anche delle fustelle in coordinato che vi aiuteranno a tagliare tutte le immagini. Possiamo adesso passare al tutorial vero e proprio e come vedete ho già montato alcuni dei timbri che andrò a utilizzare oggi nella mia stamp platform Stella di Impronte d'autore. Le sto inchiostrando con il tampone VersaFine Clear nel colore Nocturne. Questo è un inchiostro nero che rimane bagnato per un pochino e quindi lo posso anche utilizzare per andare a fare dell'embossing a caldo. In questo caso utilizzerò una polvere da embossing trasparente che mi consentirà di aggiungere un dettaglio un po' lucente alle immagini e mi andrà anche ad aiutare in fase di colorazione. Andremo a vedere come tra poco, ma per adesso quello che sto facendo è coprire le immagini con la polvere da embossing clear, rimuovere l'eccesso e poi sciogliere la polvere con l'embosser di Impronte d'autore. Visto che volevo combinare i due set, le immagini che ho timbrato e che vedete a schermo provengono sia dal set Always Believe in Magic che dal set You Are Magical. Per la colorazione andrò ad utilizzare i pennarelli Karin Brush Markers. Questi sono dei pennarelli ad acqua e sono davvero bellissimi per la colorazione. I colori sono davvero brillanti, si sfumano benissimo sia tra di loro che con dell'acqua e la punta a pennello rende questi pennarelli perfetti anche per il brush lettering. Questi pennarelli sono disponibili sul sito di Impronte d'autore e possono essere acquistati sia in set che individualmente e nella info box del video qui su YouTube avrò la lista di tutti i materiali utilizzati con il link allo shop di Impronte d'autore nel caso foste interessati. Per quanto riguarda la colorazione, sto sfumando i miei pennarelli con dell'acqua utilizzando un pennello a serbatoio. Questo appunto contiene dell'acqua che viene rilasciata gradualmente dal pennello mentre vado a dipingere e quindi mi aiuta appunto nella sfumatura dei colori. Parto sempre colorando le aree che so che saranno le più scure utilizzando i pennarelli Karin Brush Marker Pro e poi utilizzo il pennello a serbatoio per sfumare il pigmento verso le zone di luce. Avevo già più o meno un'idea di come avrei disposto le immagini sulla card e volevo che la sorgente di luce fosse più o meno centrale rispetto alla card stessa, quindi per le immagini che avrò a destra della card, le zone in ombra saranno appunto le zone a destra, mentre per le immagini che andrò ad incollare nella parte sinistra della card avrò le zone d'ombra nelle parti a sinistra anche delle immagini. Quindi per la streghetta che sto colorando adesso, come vedete, le ombre le ho posizionate a destra, mentre per il mago andrò a posizionare le ombre a sinistra. Lo vedrete man mano che andiamo avanti con la colorazione delle immagini. Per i capelli della streghetta e poi anche per la barba del mago sto utilizzando dei movimenti stile pennellata per creare un pochino di variazione nello spessore delle linee che creo e creare un pochino di texture nei capelli. Ho anche lasciato delle zone un pochino più chiare che ho poi sfumato con il water brush per non rendere il contrasto troppo forte tra le zone dove ho il colore e le zone in cui invece avevo lasciato dei punti luce. Di solito quando si usano medium a base d'acqua è importante non colorare due aree adiacenti finché la prima non sia completamente asciutta, altrimenti l'acqua contenuta nelle due aree farà migrare i pigmenti e causerà delle contaminazioni tra i due colori. In questo caso però ho la possibilità di non dover avere questa accortezza perché ho imbossato le immagini con la polvere clear.
La polvere clear ha creato delle barriere che impediranno al pigmento di migrare tra le due zone una vicina all'altra e quindi posso colorare un pochino più velocemente di quanto non avrei fatto se avessi semplicemente timbrato le immagini con un tampone waterproof. Vi lascio adesso con un po' di musica mentre finisco di colorare queste bellissime immagini e tornerò quando sarà il momento di lavorare alla base della card. Una volta finita la colorazione ho fustellato le immagini con le fustelle in coordinato e fuori dalle riprese ho anche colorato alcuni degli accessori presenti nei due set di timbri You Are Magical e Always Believe in Magic. Alcune di queste immagini aggiuntive andranno a finire nella card finale, mentre altre le ho semplicemente fustellate per farvi vedere come potete giocare con i vari timbri presenti in questi due set per personalizzare le immagini. Questi sono gli occhiali che potete aggiungere ai vostri maghetti e c'è anche questo cappello da maghetto o da streghetta che potete o timbrare con la tecnica del masking oppure, come sto facendo in questo caso, potete inciderlo con un taglierino per poter poi farlo indossare ai vostri maghetti o alla streghetta. Dovevo vedere come gli occhiali si combinavano con questo outfit con il cappello da streghetta e sono poi passata alla creazione della base della card. Ho del cartoncino d'acquarello tagliato alla misura di 5 pollici per 3 pollici e mezzo e andrò a creare uno sfondo velocissimo con la tecnica dell'ink smooshing e i miei distress ink. Ho utilizzato i colori Squeezed Lemonade, Twisted Citron e Mod Lawn e per ogni colore ho effettuato gli stessi step. Ho prima premuto il tampone sul mio glass mat, una superficie liscia o un foglio di acetato andranno benissimo. Ho attivato l'inchiostro con dell'acqua e ho poi semplicemente picchiettato lo sfondo della mia card sull'inchiostro in modo da trasferire il pigmento sulla card e creare della texture. Tra un'applicazione e l'altra mi sono sempre assicurata sia di pulire la superficie di lavoro che di asciugare completamente lo sfondo in modo che i colori restassero distinti e si creasse ancora più interesse sulla card. Sempre a questo scopo ho creato delle goccioline utilizzando di nuovo Squeezed Lemonade, Twisted Citron e Mod Lawn che ho premuto sulla mia superficie di lavoro, attivato con dell'acqua e poi prelevato con un pennello col quale ho creato queste goccioline.
Ho incollato il mio sfondo su del cartoncino nero tagliato alla misura di 5 pollici e un quarto per 4 pollici e ho poi incollato il tutto su del basil turchese tagliato alla misura della base della mia card, che sono 5 pollici e mezzo per 4 pollici e un quarto. L'ultimo passo prima di incollare le immagini è di timbrare il sentiment. Ho scelto quello che dice Discover your magical side, quindi scopri il tuo lato magico. Per determinare la corretta posizione del sentiment ho prima disposto tutte le immagini sulla card nel modo in cui le volevo sulla card finale. Le ho poi tolte una volta posizionato il sentiment per essere sicura di non timbrare accidentalmente sulle immagini e quindi di non andarle a rovinare, e ho timbrato il sentiment sempre utilizzando il tampone Versafine Clear nel colore Nocturne. A questo punto non mi restava altro da fare che incollare le immagini e, come sempre, mi piace stratificarle, quindi avere diversi layer, diversi strati che andranno a creare profondità e interesse nella scena che sto creando. Ho messo il calderone più o meno al centro della scena con lo stregone e la streghetta ai due lati e ho poi utilizzato sia gli animaletti che vari accessori per riempire un pochino la scena e decorare questa card. E questo è il risultato finale. Mi sono divertita tantissimo a creare questa card, questi due set di timbri sono davvero fantastici e è stato molto divertente anche combinarli tra loro. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia ispirato a creare con i nuovi timbri You Are Magical e Always Believe in Magic di Impronte d'autore. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Io vi ringrazio tantissimo per essere passati di qua e vi auguro una buona giornata.